Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Una nuova prova di una Power Station portatile, non diciamo grossa da tenere fissa a casa, anche se comunque vedremo che può avere qualche utilizzo anche in ambiente domestico. Questa volta marchio EcoFlow, che già abbiamo conosciuto con l'Optima Delta 2. Oggi proviamo un prodotto nuovo che è arrivato sul mercato che si chiama River 2 Pro. Partiamo subito dalle caratteristiche, tanto per capire di che oggetto parliamo. Una Power Station con una potenza in uscita di 800 watt continui, con una funzione X-Boost che li porta fino a 1600, che adesso poi proveremo se è una cosa che tiene per un bel po' o se è solo provvisoria. Come batteria interna ha tra virgolette solo 768 watt-ora, quindi meno di un kilowattora, però con delle ottime LiFePO 4, quindi ultima tecnologia di batterie, dove garantiscono circa 3000 cicli e 10 anni di utilizzo, e insieme alla Power Station danno sulle batterie anche 5 anni di garanzia. Arriva sul mercato a un prezzo di circa 800 euro, che la colloca in una fascia medio-bassa per dispositivi di questo tipo. Vedremo che è piccola, leggera, portatile, ma comunque ha delle ottime caratteristiche. Tutte le connessioni in DC, l'ingresso solare, un'app con due tipi di connessione e avrà anche una chicca, un tipo di ricarica che è la prima volta che trovo in una Power Station. Ma adesso che vi ho dato qualche dato tecnico per capire se è un prodotto che vi può interessare, la spacchettiamo e poi facciamo un po' di prove, come di consuetudine. Ok, Power Station che arriva in una scatola marchiata EcoFlow, dove vediamo già l'anteprima del dispositivo, tutti gli avvisi perché comunque contiene una batteria. Ho scritto che tutto il pacco pesa 7,95 kg, dei quali 7,8 sono della Power Station. Ora apriamola. Abbiamo una generosa protezione in spugna sulla parte superiore, una guida rapida della Power Station. Troviamo poi la River 2 Pro, una serie di accessori che sono il cavo di connessione alla rete per la ricarica con l'attacco quello da PC, il cavo per la ricarica da auto, connessione a 12-24 volt e ingresso sulla Power Station, cavo che è lungo circa 1,5 m ed è di buona fattura, abbastanza rigido, non troppo spesso. Poi troviamo il cavo del 12 volt perché la Power Station esce anche con un 12 e qua abbiamo il connettore classico delle connessioni a 12 volt. Qui abbiamo la Power Station. Dunque, parte superiore di questo colore, diciamo militare, verdino, marroncino, un po' particolare, tutta la parte frontale che analizziamo meglio tra un po', parte laterale di destra con una griglia per la reazione senza ventola, parte posteriore con l'ingresso per la rete 230 volt e l'ingresso DC per auto e solare, tutto quello che può caricarla. Abbiamo già qui l'indicazione dell'ingresso, cosa può tollerare, una tensione che va da 11 a 50 volt, 13 A e come solare gestirà al massimo 220 watt. Quindi su questa Power Station possiamo usare dei pannelli da 100-200 watt, ma facendo attenzione, se li mettiamo in serie, a non superare i 50 volt. Sul lato sinistro abbiamo un'altra griglia per la reazione, questa volta con la ventola, una sola ventola che gestisce tutto il raffreddamento. Parte frontale, abbiamo il display, abbiamo il tasto di accensione, abbiamo il tasto per abilitare l'uscita C, il tasto per abilitare tutta la parte in DC, quindi la presa accendisigari, le uscite a 12 volt e tutta la parte delle USB A e USB C. Attenzione, perché la novità è che questa Power Station, penso sia una delle poche, si può ricaricare anche da Type-C. Ora proviamo a accenderla. Lei adesso è al 28%, mi dà un'autonomia di 99 ore perché non ha carico. Sul display abbiamo indicato l'ingresso in watt e l'uscita in watt, quindi la doppia visualizzazione simultanea. Abbiamo la possibilità di abilitare l'uscita C, quando l'attiviamo si illumina il tasto e ci indica anche la frequenza che è già impostata a 50 Hz. Abilitiamo anche la parte DC. Si illumina anche qui il tasto e si accende il LED delle connessioni circolari. Ora mettiamola sotto carica, spegniamo la parte DC, spegniamo la parte AC. Connessione alla rete, vedete che parte la ricarica, sta caricando vediamo a quanto si stabilizza e siamo sugli 850 watt perché questa Power Station ha una ricarica veloce, garantiscono una ricarica da 0 a 100% in circa 70 minuti. Ora sono le 20:27, dai dati che danno dovremmo trovare la carica al 100% in meno di un'ora, partendo dal 29. Sono venuto a dare un'occhiata, sono le 20:55, ci dà ancora 20 minuti
minuti per la carica completa, siamo al 76%, quindi siamo nei tempi dichiarati. È chiaro, è facile, è una ricarica veloce perché carica a 850 watt. Vedremo poi con l'app se questa potenza di ricarica può essere variata o meno dall'applicazione. Ok, adesso che l'ho caricata faremo i soliti test, vediamo un po' come si comporta, però volevo parlarvi di come è fatta, dell'ergonomia, insomma. Le tre prese qua sotto sono comode, sono fatte bene, ben distanziate e non abbiamo problemi. Abbiamo l'ingresso per un asciugo tradizionale o per una spina italiana a 2 poli senza terra centrale, quindi la spina da 10 A senza terra entra l'asciugo, non entra una spina 16 A italiana con terra, bisogna prendere un adattatore, ma questo non succede quasi mai, infatti in descrizione vi metto sempre i link per comprare gli adattatori da spina asciugo a bipresa italiana. Volevo fermarmi su come l'hanno fatta con la maniglia. Vedete che è comoda perché viene portata, diciamo, con una mano con questo grosso maniglione, però nonostante non sia così pesante, risulta comunque abbastanza impegnativa da portare perché non è molto pesante ma è molto piccola, è molto concentrata, quindi il suo peso si fa sentire. Dopodiché una volta appoggiata è molto stabile perché ha anche 4 piedini in gomma. Sull'estetica non possiamo parlare di un dispositivo, diciamo, particolarmente rugged. Abbiamo questa plastica abbastanza croccante un po' dappertutto, di qualità, come le serigrafie, i tasti, la parte posteriore delle connessioni, tutto curato, però non è proprio rugged. Plastica ovunque, va, diciamo, gestita con un po' d'attenzione perché non è molto rinforzata, almeno a vederla così. Quindi l'abbiamo caricata al 100%, non abbiamo uscite attive. Adesso facciamo prima la prova dell'autoscarica con inverter spento e inverter acceso e poi proviamo a mettere qualcosa in uscita per vedere anche la funzione X-Boost come si comporta, e soprattutto mi interessa vedere come possiamo caricarla con USB-C e vediamo se riusciamo a sfruttare anche il solare. Ma prima di fare questi test volevo dare un'occhiata all'applicazione, quindi andiamo sul nostro Play Store, cerchiamo EcoFlow che ho già installata, la apriamo, diamo tutti i consensi, accettiamo tutti i termini ed entriamo. Io dispongo già di un account memorizzato. Perfetto, entriamo nell'app, consenti eccetera. Non ho dispositivi attualmente connessi, vediamo cosa viene trovato. Viene trovato subito il nostro River 2 Pro, diamo la connessione, app EcoFlow che funziona sempre molto bene. Facciamo accesso al nostro wifi perché il dispositivo è anche wifi, andiamo avanti. Mentre siamo andati avanti c'era l'opzione per fare una connessione senza internet, quindi senza wifi, diretta col Bluetooth, che è sicuramente meno smart ma è sicuramente anche meno energivora come consumo. Perfetto, siamo nella schermata principale, vedete che si presenta in questo modo. Siamo in modalità ingresso dove abbiamo 0 watt da corrente solare e USB-C. In uscita possiamo gestire l'attivazione dell'alternata in CA, della continua in CC. Vedete? Attiviamo direttamente l'alternata da qui, subito si sincronizza. Attiviamo anche l'uscita 12 volt CC e sotto indicherebbe il carico, i consumi che sta rilevando. Spegniamo un attimo le uscite perché poi dobbiamo fare dei test, andiamo nelle impostazioni, possiamo rinominarla. Ecco, quello che mi interessava c'è, quindi la velocità di ricarica in ingresso, personalizzabile da un massimo di 940 watt, abbiamo visto che caricava a 850, ma possiamo diminuirlo fino a 100 watt. Per cosa? Per fare una ricarica, diciamo, meno aggressiva sulle batterie o per limitare il consumo in caso ci siano magari nello stesso impianto altri apparecchi energivori, per evitare il distacco del contatore. Oppure potremmo ad esempio limitarne l'assorbimento se riusciamo a connetterla per ricaricarla magari a un fotovoltaico con scambio sul posto che in quel momento sta facendo 100-200 watt di esubero. Per non darli in rete possiamo limitare la carica e mandarli nella power station. Rimettiamola a 940 watt. Ingresso auto anche possiamo limitarlo 4, 6 o 8 ampere, e poi abbiamo la modalità di ricarica, quindi se possiamo gestirla in automatico fa tutto lei, solo dal solare o in modalità auto. Uscita X-Boost che possiamo attivare o disattivare, adesso lasciamola attiva. Possiamo anche impostare il livello di scarica e carica della batteria, quindi come carica possiamo arrivare al 100% o scendere fino al 50%, e come scarica possiamo arrivare fino allo 0% o limitarla magari 10, 20, 30. Il livello di scarica impostato non è riferito però all'uscita USB-A.
Abbiamo la possibilità di impostare un timeout, quindi per farla spegnere da sola fino a 24 ore, oppure mai. Timeout dello schermo, quindi per spegnere il display, impostabile da 10 secondi a 30 minuti, oppure mai. Timeout dell'uscita CA in alternata, se lui non sente un carico possiamo disattivarla dopo X ore, oppure mai. Io adesso imposto mai perché dovrò poi fare dei test. Abbiamo la possibilità di fare l'aggiornamento firmware, ma in questo momento mi è arrivata già con l'ultima versione disponibile. Abbiamo la possibilità di contattare direttamente il centro assistenza dall'app. La tabella specifiche dove ci ricorda tutti i parametri tecnici della centrale in oggetto, quindi ci ricorda la sua capacità, i supporti, gli ingressi, il peso, le dimensioni, una cosa che magari può servire, non è stupida, perché uno magari non si ricorda dei dati, va a guardarli un attimo al volo direttamente dall'app. Unità di temperatura che può essere espressa in gradi centigradi o Fahrenheit, e con le impostazioni abbiamo terminato. Ora facciamo i soliti test che faccio di solito dell'autoscarica. Accendiamo la Power Station che è ancora al 100%, accendiamo l'uscita C che io ho impostato come sempre attiva, che non va in stand-by. Sono le 15:42 del 14 febbraio. Vediamo un po' come si comporta con l'inverter attivo e nessun carico a bordo. Perché faccio sempre questa prova? Perché spesso mi chiedete se una determinata Power Station può essere idonea per essere messa in un posto dove serve avere corrente magari per un motore di un garage, quanto tempo può rimanere attiva prima di scaricarsi completamente, dove abbiamo dei consumi che sono irrisori ma che abbiamo bisogno di poter usufruirne al momento necessario. Dunque sono venuto a sbirciare alle 17:42, mi dà il 97% con un'autonomia stimata di 45 ore. Verosimilmente la stima non è corretta anche perché non abbiamo carichi. Teniamolo d'occhio, tornerò tra un po' di ore. Sono venuto a sbirciare alle 22:29, vediamo a che punto siamo. Siamo all'87%. Bene, giorno dopo, 9:24 di mattina. EcoFlow che troviamo al 66%. Ogni tanto ho notato che partono le ventole se tende a scaldarsi, ma sentite che non è un rumore eccessivo. Certo, è una ventolina singola che un po' di rumore lo fa, però niente di particolare. Bene, siamo arrivati al 66% e da notare che il dispositivo è connesso col wifi, quindi c'è anche il consumo del wifi in mezzo. Allora, sono le 15:28 del giorno dopo, sono passate praticamente 24 ore. Siamo ancora al 54%, quindi direi facciamo tranquillamente la giornata. Molto probabilmente facciamo anche un paio di giorni con inverter acceso, calcolando che è stata tutto il tempo connessa al wifi. Direi buono, perché a volte consumano anche di più. Ok, iniziamo a fare un po' di test. Perché ho questa striscia qua penzolante? Perché molte volte mi chiedete a cosa serve l'uscita 12 volt, quella del jack. Qui ne abbiamo ben due, quindi cosa vuol dire? Che utilizzando un'uscita 12 col cavetto in dotazione e andandoci a connettere con ad esempio un altro cavo femmina a quella che può essere una banalissima striscia LED, attivando l'uscita DC, sfruttando direttamente l'uscita 12, quindi non usando l'inverter che a sua volta assorbe energia, per accendere direttamente delle strisce LED, delle lampadine a tensione in continua, eccetera eccetera. Già che abbiamo attivato l'uscita DC, proviamo a collegare un USB tipo A per vedere che tipo di ricarica riesce a darmi sul cellulare, se riesce a darmi una fast charge. Collegando quindi il telefono mi va in ricarica in modalità normale e mi segna un consumo con una ricarica in uscita di 8 watt. Collegando invece un cavo tipo C però bello spesso da 100 watt, ci colleghiamo alla Type-C, connettiamo il telefono e vedete che parte una ricarica rapida a 15 watt, ricarica veloce, quindi abbiamo delle USB tipo A diciamo con correnti minori, mentre abbiamo la massima potenza disponibile sull'uscita Type-C. Cavo Type-C che tengo a portata di mano perché proverò a fare anche la ricarica da porta Type-C. Ora testiamo prima la potenza in uscita, siamo ancora al 50% di batteria. Attacchiamo quindi il mio radiatore svedese da 750 watt, abilito l'uscita, si attiva l'inverter e vedete che parte con il consumo di 795 watt. Lei rimane silenziosa, non parte la ventola e con questo consumo mi dà un'autonomia di 24 minuti. Intanto è partito il raffreddamento, stacchiamo il radiatore svedese e prendiamo la pistola termica che al massimo arriva a 2000 watt, quindi la mettiamo a potenza 1. Vedete che siamo a 800 watt, la metto a 2
E cosa succede? Succede che anziché arrivare a 2000 watt arriva a 900, ma lei comunque funziona. Ora cosa faccio? Vado nell'applicazione, provo a disabilitare l'X-Boost, X-Boost quindi disattivato, facciamo la stessa prova, vedete che a velocità 1 tira 1000 watt, a velocità 2 va in overload e si blocca. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con l'X-Boost attivato lui riesce a gestire in qualche modo le potenze anche se vengono superate di brutto. Quindi paradossalmente riesce ad alimentare una cosa da 1600 watt con quello che può dare. Avete visto che la pistola da 2000 me la faceva girare a 900, però comunque girava. Se invece disattivo l'X-Boost, quando riattivo l'inverter, lui mi permette comunque di andare a 1000 watt e ce la fa senza problemi, ma appena tento di alzare va in blocco. Ora lasciamola girare un po' a 1000 watt, vediamo se dà qualche problema, qualche anomalia e se va in overload. Ok, tempo di finire di parlare, è già andata in protezione perché abbiamo ottenuto la potenza massima supportata per troppo tempo. Ok, volevo intanto capire come lavorava con la C inserita, quindi con AC inserita lavora in questo modo, continua a darmi i miei 800 watt in uscita e ne preleva 1600 dalla rete per caricare la batteria. Se io stacco il carico, dalla rete ne preleva 850 solo per caricare la batteria. Quindi cosa succede? Che mentre noi siamo connessi alla rete, lui preleva quello che abbiamo in uscita più quello che gli serve per caricare la batteria. Ok, stacco il radiatore svedese, lei è ancora al 42%, stanno ancora girando le ventole perché ha lavorato e si sentono sia dal rumore che da questo LED che gira nel display a forma di ventola. Allora facciamo il solito test per vedere se esce fase fase, quindi cavo da non fare mai, questo lo faccio solo io, uscita C abilitata, vediamo se riesco a farvi vedere il cercafase, vedete che si illumina sul neutro e si illumina anche sulla fase, quindi uscita bifasica. Proviamo a connetterla in modalità UPS. Ok, quindi adesso stiamo caricando da rete, siamo collegati alla rete, vediamo se cambia qualcosa. Diventa fase neutro perché vedete che c'è solo su un'uscita. Ovviamente girando la spina diventa fase sulla fase e niente sul neutro, quindi uscita bifasica che però viene commutata quando connessa alla rete in uscita monofase col neutro. Ora spengo la parte AC, spengo la power station che intanto ha bloccato il raffreddamento, me la porto in furgone e faccio un po' di prove di ricarica in mobilità. Una soluzione di mobilità molto portatile è il pannello da 110 watt, è il più piccolo della gamma. Avevamo già visto il pannello da 400 watt, fanno ancora poi il 160 e il 220. Questo qua è il 110, è il più piccolo della gamma. Una volta estratto troviamo fondamentale il cavo che EcoFlow non dà mai con le power station ma che dà con i pannelli per trasformare l'uscita del pannello MC4 nel connettore in DC che c'è nella power station. Tra l'altro è abbastanza lungo, è un paio di metri. Pannello che è una borsa molto elegante, molto piccola, molto leggero, a differenza di quelli più grossi che comunque sono più pesanti e più ingombranti da trasportare. La borsa misura 52 x 45, una volta aperto i 4 elementi misurano in totale 178 cm x 42 e in dotazione ci danno 4 moschettoni fatti così, tra l'altro molto carini, nero lucido, che possiamo utilizzare per ancorare il pannello a queste fettucce sulla parte bassa della valigia e questi ganci sulla parte alta della valigia per tenerlo inclinato usando la valigia come supporto, oppure gli occhielli in dotazione che sono 4 sopra e 4 sotto ci permettono di fissarlo dove ci viene più comodo, o addirittura sul sito vendono un kit di ventose per attaccarlo ai vetri. Qui sulla destra abbiamo la connessione con i cavi di uscita positivo e negativo. Ok, classico utilizzo di un pannello portatile sul parabrezza. Sono le 4 di pomeriggio, il sole c'è ma non è niente di eccezionale. Stiamo caricando tramite il cavo in dotazione a 62 watt.
Chiaramente, mentre usiamo l'ingresso in DC per il solare, non possiamo collegare anche l'accendisigari del mezzo. Ora ho cambiato posizione, non sono più perfettamente davanti al sole, ma sono inclinato con una parte di pannello in ombra. La ricarica vedete che è scesa a 12 watt e non gira neanche più il cerchietto della ricarica. Ok, ho fatto poi un'altra prova. Se sta caricando dal solare a 40 watt e provo a caricarla con un ingresso di una porta Type-C, vedete che va ad escludere il solare e dà priorità all'ingresso dalla ricarica della Type-C, quindi in questo caso non carica contemporaneamente da entrambe le fonti. Se stacco la Type-C, torna a prendere dall'ingresso solare. Caricando invece da presa accendisigari in una vettura a 12 volt, vedete che in questo caso carica a 90 watt, chiaramente questa impostazione dipende dal valore di corrente che immettete nell'applicazione. Interessante può diventare appunto la ricarica da Type-C che abbiamo già sperimentato prima. Vediamo se anche con l'attacco da accendisigari bypassa l'ingresso DC. Anche connessi alla presa accendisigari della vettura, switch automaticamente tra l'ingresso DC e dà la priorità all'ingresso Type-C. Se io tolgo la Type-C, lei torna a riprendere dall'ingresso posteriore e torna a prendere i 90 watt dell'accendisigari vettura. Proviamo ora a staccare completamente l'accendisigari dietro, quindi a power station con nessun ingresso. Proviamo a dare corrente tramite la Type-C e vediamo che parte una ricarica con 28 watt di picco, poi si stabilizza a 9. Chiaramente questa potenza di ricarica da Type-C dipende dalla portata del cavo e da quanto può dare in uscita la vostra power bank sulla porta USB tipo A. Perché vi dico USB tipo A? Perché io ad esempio ho provato a collegare la porta Type-C direttamente alla Type-C della power station e vedete che in questo caso lui vede come un carico e non come una fonte di ricarica. Infatti me la sta caricando a 55 watt in ricarica molto rapida perché sto usando un cavo di grossa portata. Quando è che può avere un senso caricare una power station così grossa in proporzione a una piccola power bank? Può avere un senso quando siete in emergenza, magari vi ritrovate con una o due power bank cariche ma l'EcoFlow completamente a zero, magari avete la possibilità di dargli un po' di ricarica giusto per darvi l'autonomia necessaria ad alimentare tramite l'inverter le prese AC. Perché magari siamo in mobilità, chiaramente dobbiamo usare la power station perché siamo rimasti senza batteria nel trapano, allora anche con un po' di ricarica, visto il basso consumo di un caricatore da 18 watt, abbiamo la possibilità di avere comunque un 220 in mobilità dove non c'è corrente come un furgone normale, non il mio che ha tutto l'impianto con l'inverter, però anche in mobilità abbiamo la possibilità di avere 220 volt dove non arriva corrente. Insomma, un bel giocattolino. I bei giocattoli costano. Lei di fatto costa 800 euro. Si colloca in una fascia di mercato, come dicevo a inizio video, medio-bassa per quello che sono i costi esorbitanti che raggiungono le power station, però non è male. Soprattutto hanno portato qualche innovazione come la ricarica Type-C che può avere un senso in alcune situazioni. Gli 800 watt in uscita li dà. La funzione che abbiamo visto che serve per attivare la possibilità di alimentare anche carichi più pesanti, ma che di fatto va a limitare l'uscita come erogazione, non so se potrebbe essere ad esempio dannosa per alcuni dispositivi. Credo che potrebbero non partire direttamente, non credo che possa essere dannosa. Sinceramente non mi fa impazzire come funziona. Se mi dai la possibilità di avere un boost da 800 a 1600 watt, mi devi dare 1600 watt, non me ne devi dare 900 per far funzionare una cosa da 1600. Questo sistema non mi piace tanto, però mi piace tanto l'app di EcoFlow, questo lo devo riconoscere. Secondo me è la migliore app a livello di power station perché è veloce, stabile, si connette subito, non dà errori. Con altre app abbiamo avuto qualche problema di utilizzo nel tempo. È piccolina, ha meno di 1 kWh di accumulo, quindi per tutto quello che è mobilità, dispositivi da caricare eccetera, avete comunque un bel bagaglio di energia. Per quel che riguarda alimentare un qualcosa di energivoro, chiaramente dura molto poco. Se vogliamo tenerla come emergenza a casa perché magari riusciamo a predisporre una spina con un commutatore
commutatore magari nel quadro elettrico per alimentare le luci di casa in caso di blackout, va benissimo, perché con 760 watt/ora, metti caso che poi fruibili realmente siano solo 600, e insomma se avete 100 watt di LED che fate giorno in uno stadio, ne avete per 6 ore. Se dovete alimentare un frigorifero che consuma 70, 80, 90 watt senza aprirlo, giusto per non far scongelare la roba, per qualche ora avete autonomia. Insomma, può trovare un posto come backup di emergenza anche in casa, è molto indicata anche per il maniglione, per come è fatta, per le dimensioni, per utilizzi in mobilità. Un buon prodotto. Come al solito non ve la consiglio rispetto ad altri, perché cerco sempre di portarvi delle recensioni che vi diano dei dati, delle impressioni, delle sensazioni anche mie personali, per farvi capire se un prodotto può fare al caso vostro o meno. Poi vi lascio tutti i link in descrizione, se volete comprarla vi faccio vedere dove comprarla, vi ho detto quanto costa e sta a voi la decisione finale. Se il video vi è piaciuto, un bel like, come al solito ve lo chiedo sempre, magari sono fastidioso ma mi serve, non costa nulla, iscrivetevi al canale, cliccate qui sotto per rimanere aggiornati, facciamo un sacco di tipi di video di tutto quello che è la mia passione principale, che è poi anche il mio lavoro, e cerco sempre di provare prodotti nuovi. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!